Basta. Ciao a tutti, oggi una focaccia buonissima, facile da fare, senza lievitazione, quindi senza lievito in assoluto, né istantaneo né lievito di birra. Si fa con farina, acqua, olio e sale, e poi l'ingrediente principale, lo stracchino. Quindi avete capito di cosa si tratta, della focaccia allo stracchino, quella tra virgolette di Recco. Metto il grembiule, iniziamo. 500 g di farina zero o Manitoba, mettiamo il sale che sono 6 grammi, 300 g di acqua a temperatura ambiente, prendiamo il mestolo, e aggiungo 60 ml di olio. Io uso l'extravergine, ma va benissimo anche altro tipo. Come vedi è facilissimo, E impastiamo finché diventa un panetto liscio. Se serve aggiungiamo poca farina. Lavoriamo bene finché diventa bello liscio. Puoi farlo anche in planetaria se vuoi, così si lavora. Metti tutto lì e va da solo. Bella liscia, morbida. La copro e la lascio riposare per almeno mezz'ora, così si rilassa, e poi, dato che va stesa tantissimo, meglio farla riposare. A dopo. Vedi com'è rilassata? Bella elastica, e così deve essere. Poca farina e dividiamo a metà. E allarghiamo prima una metà, deve essere proprio sottilissima, deve essere quasi trasparente. Intanto questa la copriamo, se no si asciuga. Vedi com'è elastica? Non torna indietro perché ha riposato, anzi la mia è più di mezz'ora, vi dico la verità, che avevo altro da fare, ho lasciato anche un'ora e più è passata. Con le nocche delle dita allarghiamo così. Tiriamo dal centro ad andare ad allargare. Vedi com'è elastica? Naturalmente, se non te la senti di fare questo passaggio con le mani perché hai paura che si possa strappare, puoi farlo tranquillamente con il mattarello direttamente, come faccio adesso, ti faccio vedere, con farina sotto e sopra, però vi raccomando, girandola spesso in modo che non si attacchi sotto. Olio sulla teglia del forno. Per farla venire ancora più scrocchiarella sotto, puoi mettere un po' di farina di semola sopra l'olio, proprio leggero.
prendo il lenzuolo, la pasta sottilissima e la passo subito sulla teglia. Se dovesse crearsi qualche buchino non preoccuparti, tanto si riattacca facilmente. Ed ecco lo stracchino, che è l'ingrediente principale di questa focaccia. Praticamente è un formaggio morbido, spalmabile, a pasta molle. Io ne ho messo circa 350 grammi in tutto. Abbondantissimo, mi raccomando, Riprendiamo la parte di sopra, la stendiamo uguale come abbiamo fatto prima e le copriamo. E copriamo. Tiriamo bene dai bordi in modo che non rimanga tanta pasta. Deve essere sottile. Questa è l'unica accortezza che dobbiamo avere. Facciamo combaciare bene i bordi sotto e sopra, in modo che lo stracchino non fuoriesca in cottura tutto. E togliamo via l'eccesso. Io per sicurezza piego ulteriormente, non si sa mai, ma proprio piccolo piccolo il bordino, mi raccomando. Olio. E andiamo a fare dei piccoli tagli, quindi pizzichiamo la pasta in modo che fuoriesca tutto il vapore e rimanga bassa, se no diventa un pallone. E la pasta naturalmente che abbiamo tolto dai bordi la rimpastiamo velocemente e la facciamo di nuovo riposare, così potremo fare altre focacce. Io farò delle focaccine piccole, poi vi faccio vedere alla fine video. Condisco ancora con un pizzico di sale in superficie, poco, e andiamo in forno alla massima temperatura del forno, tipo 250 il mio statico o ventilato, per 15-20 minuti giù sulla base del forno. A dopo. Con la pasta che è avanzata ci facciamo delle focaccine piccole. Stendiamo uguale come prima. E anche qui lo stracchino, quindi stesso identico procedimento. Il gattino grigio è arrivato, ha fame. Prima sforniamo quelle, poi inforniamo queste alla stessa posizione.
Che profumo meraviglioso! Lo stracchino si è sciolto e ha reso questa focaccia saporitissima, leggermente croccantina, ma anche morbida e scioglievole. L'acquolina sale sale. Buonissima, troppo buona, saporitissima, buonissima, sottile scrocchiarella, difficile fermarsi, ve lo dico, basta. Grazie come sempre per la visione e per essere arrivati a fine video. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, è completamente gratuito. Grazie, alla prossima!